Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi ovviamente vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo quella del sentiero, vuol dire che si apre la settimana con una fase di valutazione e di osservazione. Spesso quando si presenta il sentiero abbiamo o la possibilità di sciogliere dei dubbi, delle incertezze su un qualcosa che stiamo facendo, oppure valutare delle possibili alternative, magari di fare una scelta importante, di prendere una decisione, quindi abbiamo bisogno un attimino di fermarci e capire quale direzione prendere, di non lasciarci prendere dalla fretta, perché secondo me spesso questa carta esce proprio a dirci che non dobbiamo per forza scegliere subito qualcosa, ma fermarci a valutare, a osservare, ci dà la possibilità anche magari di guardare un po' oltre e vedere, valutare le possibili conseguenze di qualcosa. E poi troviamo la carta dell'anello. Ottima settimana per collaborazioni, accordi, per consolidare un'intesa, per migliorare alcuni aspetti nelle relazioni, ma non solo, ha a che fare proprio con l'accordo in senso pratico, nell'impegno, nella dedizione per noi stessi e ovviamente soprattutto poi quando si coinvolgono altre persone nelle questioni più pratiche. Quindi questo è il momento giusto proprio per suggellare un patto o definire, pianificare un qualcosa che però ha a che fare con l'impegno nei confronti di altre persone o anche, come dicevo, per collaborazioni. Settimana anche abbastanza impegnativa perché la falce può essere sia positiva sia negativa, dipende, ci dice che magari abbiamo l'opportunità di tagliare definitivamente qualcosa, quindi raccogliere i frutti del nostro lavoro, quindi soddisfazione per certi aspetti, per altri può essere un cambiamento improvviso e quindi dobbiamo prendere le decisioni in modo abbastanza rapido e chiaro, soprattutto andare a tagliare quelle situazioni che ormai non ci servono più per far posto al nuovo. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, un ricordo che se non doveste essere interessati, ovviamente alcune cose possono riferirsi anche ai rapporti e alle relazioni più importanti, quindi amicizie, famiglia, figli, se ci sono, eccetera. Vediamo, troviamo la carta Lilla. Molto bella, io adoro questa carta perché parla di emozioni forti, però emozioni che possono essere positive, quindi quando c'è trepidazione, quando c'è attesa, anche quando c'è un batticuore e ci si può godere un momento di gioia, di felicità, ci consiglia di non programmare eccessivamente qualcosa. Quindi abbiamo degli aspetti che devono essere programmati, soprattutto se si tratta di questioni, come abbiamo visto, importanti di conseguimento, di ottenimento, di andare a chiudere o anche proprio di suggellare, come detto prima, un patto. Certo, però in lilla ci sta dicendo che in alcune circostanze, soprattutto nelle relazioni, meglio viversi
un sentimento, un qualcosa in modo molto delicato, molto sereno. Può anche rappresentare, e questo magari lo dico per i single, una nuova fase, una fase iniziale di una storia o di una conoscenza. Biancospino indica prudenza. Questo è vero, abbiamo sia la prudenza sia l'ostinazione, possono essere positive, eccessiva prudenza no, assolutamente no, quindi di trovare un equilibrio, e cioè se abbiamo paura, incertezza nel comunicare qualcosa o nel fare determinate cose, allora magari chiarirsi o cercare proprio di capire come comportarsi, magari abbiamo dei progetti, delle idee da condividere e quindi abbiamo bisogno di pensarle non in modo che siano solo positive per noi stesse, ma appunto cercare proprio quell'intesa, quell'accordo e che possa aiutare e sostenere anche l'altra persona. Quindi è vero, si vede questo gioco di equilibrio, di non eccedere magari in ostinazione, in impuntarsi su alcune cose, oppure di essere eccessivamente chiusi e prudenti e diciamo dall'altro lato privilegiare, come vi dicevo, determinazione, coraggio, un qualcosa che può aiutarvi, e ribadisco il concetto proprio di andare a chiudere delle situazioni negative che non funzionano proprio per far spazio al nuovo. Questo vale anche nelle relazioni più importanti, amicizia, famiglia. Per i single che cosa vogliono dire? Ho già anticipato il fatto che magari ci può essere l'inizio di una nuova storia o una nuova conoscenza. Ovviamente tutte le fasi iniziali possono prevedere un po' di eccessiva prudenza e ci sta perfettamente, perché magari si ha bisogno di conoscere, di osservare, di vedere se ci sono possibilità, se l'intesa può essere reciproca, eccetera. Quindi queste nuove possibilità che si possono aprire e quindi magari trovare quel nuovo interesse. E se c'è già qualcosa in corso, magari ecco, si procede pian pianino, con cautela, altrimenti, come vi dicevo, potrebbe essere una nuova nascita di un interesse, di un nuovo coinvolgimento. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, il Gran Signore può riferirsi a voi, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso, è un'energia generica che fa capire che siete attenti, siete precisi, siete in una fase di protezione, di forte responsabilità e anche comprensione di quello che avete a disposizione, di quello che state facendo. Forse è proprio questo che può aprirvi, volendo, a nuova intesa e collaborazione, magari di pensare un attimino la stanza può a che fare sia con il ritrovarsi, incontrare delle persone proprio per discutere, per parlare, per riflettere su alcune cose, sia anche con se stessi, cioè di ricaricare un po' le nostre energie o di fare chiarezza se ne abbiamo bisogno prima di muoversi in alcune circostanze. Comunque tutte queste, anche compresa la giovane fanciulla, indicano che vi state avvicinando ad una fase molto più tranquilla, molto più serena, ma di sicuro con una maggior sicurezza. Alcune cose possono essere abbastanza impegnative, assolutamente sì, però avete la consapevolezza di ottenere dei risultati, magari soprattutto, come vi dicevo, di andare a chiudere una fase che è stata molto intensa e prepararvi a un nuovo inizio, a nuove situazioni. Poi energie abbastanza utili per chi è alla ricerca di lavoro, magari proprio maggior chiarezza vi aiuterà a definire meglio i prossimi passi nella vostra ricerca, oppure potrebbe esserci una persona che vi aiuta, vi sostiene o addirittura magari vi propone qualcosa di interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!